Ciao a tutti e bentornati a Italiano sul divano. Oggi affrontiamo una parolina minuscola fatta di sole 2 lettere, ma che ha il potere di cambiare completamente il significato della frase. Parliamo della particella C. Se state studiando l'italiano, sapete già che la particella C significa noi oppure a noi, come in ci vediamo oppure ci piace. Ma oggi non parleremo di questo. Oggi esploreremo il C più misterioso, quello che indica il luogo, quello che si unisce ai verbi, che usiamo continuamente quando parliamo con gli amici. Vedremo tutte le sue funzioni e soprattutto i verbi come metterci e volerci. Pronti? Cominciamo. La prima grande funzione di C è quella di sostituire un luogo. Serve a non ripetere continuamente un posto in cui andiamo o in cui siamo. In pratica significa lì, in quel posto. Ad esempio, vai a Roma questo fine settimana? Sì, ci vado. A Roma. Oppure, sei mai stato in Italia? Sì, ci sono stato in Italia. Ma attenzione, il C non sostituisce solo i luoghi fisici, sostituisce anche cose che sono introdotte dalle preposizioni semplici a, in, con, su. Vediamo queste frasi. Pensi alla scuola? Sì, ci penso spesso alla scuola. Credi ai fantasmi? No, non ci credo ai fantasmi. Sei riuscito a finire il lavoro? Sì, ci sono riuscito a finire il lavoro. Quindi pensare a qualcosa, credere a qualcosa, riuscire in qualcosa. Ed eccoci arrivati alla nota dolente per molti studenti, i verbi pro-complementari. Sono verbi normali che uniti alla particella C cambiano completamente il significato. I due più famosi sono volerci e metterci. Entrambi parlano di tempo, ma in modo diverso. Vediamo nel dettaglio. Volerci indica il tempo necessario, è un verbo impersonale. Significa essere necessario del tempo. Ha solo due forme al presente. Ci vuole per il singolare e ci vogliono per il plurale. Non dipende da chi fa l'azione. È una regola generale. Ci vuole un'ora per andare a Torino da Milano con il treno. Esempio singolare. Esempio plurale. Ci vogliono 3 ore per cucinare questo sugo. Se invece vogliamo parlare al passato prossimo, dobbiamo usare l'ausiliare essere. Ci è voluta un'ora per arrivare a Torino, oppure ci sono volute 3 ore per cucinare il sugo. Metterci indica invece il tempo che impiego io. È un verbo personale e si coniuga normalmente. Io ci metto, tu ci metti, lui ci mette, eccetera. Significa impiegare del tempo e indica quanto tempo ci mette una persona specifica. Ad esempio, io ci metto 5 minuti per fare una doccia, ma mia sorella ci mette un'ora. Al passato prossimo si usa l'ausiliare avere. Ieri ci ho messo 2 ore a trovare il parcheggio. Ma oltre a volerci e metterci, gli italiani utilizzano tanti altri verbi con il C nella vita di tutti i giorni. Eccone 3 che dovete assolutamente segnare sul vostro quaderno. Entrarci vuol dire avere a che fare con qualcosa. Esempio,
io non ci entro in questa storia. O diciamo io non c'entro niente in questa storia con apostrofo. Significa io non c'entro nulla, non è colpa mia. Starci, essere d'accordo, partecipare ad una iniziativa. Stasera andiamo a mangiare una pizza. Ci stai? Nel parlato usiamo spesso la particella ci per rafforzare il possesso. Diventa ciò, c'ha, c'hai. Con H, mi raccomando. Esempio, c'hai 2 euro? È molto informale, ma lo sentirete ovunque. Bene, ora mettetevi alla prova con questo mini quiz. Scrivetemi le risposte nei commenti. Per fare questa torta, volerci 45 minuti. Ci vogliono 45 minuti perché la parola minuti è al plurale. Io metterci molto tempo per svegliarmi la mattina. Ci metto perché parliamo di me stessa, quindi al singolare. Sei andato in farmacia? No, andarci più tardi. Ci vado più tardi. Hai mai pensato a quello che ti ho detto? Sì, sto pensando da ore. Qui dobbiamo usare il verbo pensarci. Sarà quindi ci sto pensando, perché si riferisce a me. Marco e Anna hanno invitato a una cena stasera. A noi, quindi, ci hanno invitato. In questo caso ha la funzione di pronome oggetto. Possiamo anche trovare il ci per il riflessivo. Ad esempio, ci siamo svegliati tardi questa mattina. L'azione ricade su noi stessi. Spero che la particella C vi faccia meno paura adesso. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le prossime lezioni. Se avete dubbi sulla particella C, scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!